Buongiorno, siamo in Bulgaria, precisamente a Rila, a fare una escursione per vedere i 7 laghi di Rila e poi vedere anche il monastero. Il problema è che noi non siamo esperti di escursioni, siamo giovani, siamo atletici, però siamo vestiti malissimo, per niente adeguati, le scarpe sì ci sono. Sì. La felpa c'è, però il problema è che 2 giorni fa avevo visto il meteo e diceva 28 gradi, adesso ce ne sono 18. Sono le 8:30 circa di mattina, ma dalle 2 alle 5 dovrebbe piovere. Gli ombrelli li abbiamo, ma il problema è che secondo me questa escursione sarà un'avventura particolare. Restate con noi per scoprire Rila. A dopo. Scusate se sono in questo modo, ma c'è pure vento e la guida comunque, un po' come quasi tutti i locali di qui, molto serenamente. Mi raccomando, ci vediamo a quest'ora, state attenti, ciao ciao. Quindi poche raccomandazioni, poca preoccupazione da parte sua. Tra l'altro, come dicevo prima, sono previste precipitazioni un po' più forti e quindi ci hanno detto che invece di ritrovarci all'1:30 ci ritroveremo a mezzogiorno. Siamo appena all'inizio, ma si sente la difficoltà, cioè è tutto a salire e ancora non abbiamo visto neanche un lago. Scusate per l'audio, ci sarà un sacco di vento, quindi tra il fatto che il tempo non è buono e il fatto che noi ovviamente non siamo escursionisti professionisti e l'appuntamento è alle 12, non riusciremo ovviamente a vedere tutti e 7 i laghi, ma cercheremo di vederne almeno 3. Però godetevi lo spettacolo e la nostra sofferenza. Noi siamo partiti da là sotto e sono passati solamente 5 minuti. Ragazzi, la prima fatica è stata fatta, quello lì è il primo lago. Adesso invece andiamo lì dove metto il dito, quello è un altro laghetto. Ci dovremmo arrivare, però in base al tempo, perché guardate che nuvoloni grigi che ci sono lì sotto. Quello è il secondo, ragazzi, molto vicino al primo. Per fare delle belle foto. Promessa mantenuta, siamo arrivati al terzo che per fortuna è molto vicino al secondo. Come dicevo, adesso c'è meno vento, siamo riusciti a farvi vedere almeno 3 laghi. Adesso proviamo a vedere il quarto, dovremmo farcela, sono le 10:10. Gente che vuole morire. Ce l'abbiamo fatta, è talmente vicino questa volta che fra poco mi tuffo. No, sto scherzando. Ecco a voi il quarto lago. Abbiamo un'ora di tempo per tornare, spero che ce la faremo. Stiamo tornando, abbiamo fatto questo Dolnoto Lake, Trilisnica Lake
il Blisnaka Lake ed è Babreka Lake. Pensate che questo è il quinto su 7 e si trova a 2282 metri di altezza. Siamo in tempo per tornare, siamo quasi arrivati al rifugio. Diciamo che qui il sentiero all'inizio è un po' disastrato, ci sono delle pietre che si muovono e anche un po' appuntite, quindi al ritorno, se doveste venire qui, state attenti. Il meteo ci ha presi in giro, abbiamo fatto la salita con un tempo un po' discutibile e adesso sembra che il tempo si stia sistemando, però comunque alle 2 pioverà. Ragazzi, abbiamo appena visto una ragazza fare questo sentiero con le infradito, pazzia. Comunque, a proposito della difficoltà del sentiero che avevo detto all'inizio del video, diciamo che l'inizio è la parte davvero più difficile, però dopo molto più semplice, ma la parte iniziale è abbastanza difficile, almeno per uno che non è abituato. Finalmente siamo tornati a vedere un po' di civiltà. Un'altra cosa che non ho detto è che la funivia che abbiamo fatto, cazzo, la funivia, dicevo, è stata la cosa che ci ha fatto soffrire di più, perché non eravamo vestiti abbastanza bene e quindi il vento lì su si sente tantissimo. Infatti adesso soffriremo di nuovo. Adesso pausa, un bel tè caldo. Ragazzi, siamo al rifugio, momento assaggio. Abbiamo preso prima di partire 2 bibite alquanto strane, praticamente limonata con limone e lamponi, poi della Aspasia, giallo chimico, sembra olio per friggere. Per gli italiani è come tornare al programma televisivo La Melevisione, scivolizia e cose varie. Non sento il limone, però non è male. È molto dolce, ma... Sa di lampone. Sì. Non la comprerei per prenderla spesso, ma voto 6 meno. Perché no? Ma l'odore è di sapone per i piatti davvero. Sì. È come bere qualcosa di frizzante che non puoi percepire. Onestamente voto 1. Allora ragazzi, stiamo tentando di assaggiare questo piatto. Forse sono solo patate e carne di pollo, non lo so. Vi farò sapere. Dai, è una poltiglia di patate, pollo e carote. Voto 5. E venite ancora una volta qua. Ok, dove ci troviamo in questo momento? Chi Rio schietterà? Rila. Rio. Ok, un saluto. Ciao. Ciao. Grazie mille. Grazie a voi. Ma che sono bellini. Bene, non si vede molto, ma sta piovendo. Adesso torniamo al van per andare al monastero di Rila. Seconda tappa di questa escursione. Mi trovo al monastero di Rila, ci sono volute altre 2 ore di strada. Intanto vi faccio delle riprese da qua fuori perché all'interno, come quasi tutte le chiese della Bulgaria, non è possibile fare foto o video. Come potete vedere, questa chiesa ha degli affreschi anche all'esterno.
Mi ha rimproverato perché avevo una mano in tasca, però io vorrei dire a questi monaci che non c'è scritto qua. Ragazzi, abbiamo sbloccato anche quest'altra esperienza, siamo stati in un ristorante qui vicino al monastero che aveva la bellezza di 1,8 come media di recensione e siamo entrati cercando qualcuno che accettasse pagamenti con carta. Essendo vicino a un monastero ero quasi sicuro che non avrebbero accettato, però all'inizio ci hanno detto only cash, poi non abbiamo capito chi fosse, c'era questo signore che si è messo a discutere con il cameriere, in bulgaro diceva qualcosa per dire abbiamo internet sicuramente, perché ho cercato di capire più o meno il senso del discorso. Pensi che avesse lanciato internet? Sì, sì. E quindi dopo tutto questo ci hanno fatto accomodare, ci hanno messo il menù, abbiamo preso 2 crepe alla marmellata che sapevano solo di uovo, ma vabbè, uno yogurt lei, abbiamo pagato in tutto 14 leva, quindi 7 euro e un tè. Al momento di pagare non c'era più il signore che aveva rimproverato questo qui, e allora quell'altro, sempre lo stesso, ci no cash, I told you, te l'ho detto che non ho cash, e quindi niente, alla fine ci ha fatto pagare, per fortuna. Le recensioni sono abbastanza contrastanti, ci sono quelli che dicono di dargli una possibilità, c'è chi dice che il bagno era sporco. Il bagno non era sporco, almeno per quanto mi riguarda, questo devo essere sincero. Il servizio, devo dire, è stato quasi horror, anche tra i monaci che ti guardano malissimo e il servizio di questo ristorante, niente, è stata un'esperienza veramente particolare. Per dire vorrei un tè, come se avessi detto chissà che cosa. Come mi hai guardato? Sì, ci ha guardati malissimo. Però ragazzi, la Bulgaria è anche questo, ma non detto con cattiveria, nel senso che le persone secondo me non sono ancora abituate a quanto potenziale questo paese potrebbe avere. Sono ancora con una mentalità un po' più chiusa, dovuta anche alla storia che hanno avuto, e quindi c'è anche da capire, non solo criticare. Il signore che vi ha salutato in italiano era gentilissimo, tu in montagna non ti aspetti una persona del genere, e mi diceva che era stato 21 anni in Italia per lavorare lì, e nel frattempo ho incontrato una ragazza che poteva avere la mia età, forse anche di meno, dicendo: siete venuti qui in montagna a Rila dall'Italia? Cioè era scioccata che un italiano potesse andare in Bulgaria, e lei parlava in italiano benissimo perché stava lavorando con un'azienda italiana. Quindi ragazzi, la Bulgaria è questo, un mix di contrasto tra gente molto fossilizzata alla mentalità di una volta e gente che cerca di ospitare, quindi puntiamo su queste persone affinché questo paese possa crescere, un po' come ha fatto l'Albania, che ha fatto un salto a livello turistico veramente pazzesco. Probabilmente la Bulgaria con qualche anno in più riuscirà nell'intento, speriamo per loro. Bene ragazzi, siamo tornati a Sofia, spero che questo terzo episodio in Bulgaria vi sia piaciuto, questo era l'ultimo. Vi lascio con questo bellissimo spettacolo dietro di me, un'opera d'arte, sembra quasi un quadro alle spalle. Come sempre vi invito ad iscrivervi se non l'avete fatto, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, mettete un bel mi piace, commentate e magari condividete con i vostri amici se volete andare in Bulgaria con loro. Ci vediamo e a presto, ciao! Ciao!